ero venuto. Ma il backstage? Certo, non solo, no, ma gli ho detto, mi devo fare una foto, gli ho detto da palcoscenico, perché tutto questo sistema lo vedi da là. si vede da là. Ci troviamo all'interno di una delle sue opere recenti, devo dire molto bella, complimenti, è il nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze. Ci racconti un po' la storia di questo progetto e come si inserisce all'interno della tua ricerca? L'opera, così come la vedete sostanzialmente, così come la vedete, è stata terminata entro dicembre 2011, quindi come si dice in termini imprenditoriali, un lavorato di circa 200 milioni di euro in 23 mesi, insomma, quindi una roba molto seria. Qui più ancora che nelle altre grandi opere che noi abbiamo avuto la fortuna, l'onore, anche un po' il merito di aver portato in cantiere, qui più che altrove, diciamo, la questione tempi è stata esaltante e problematica perché dunque per rispettare la tempistica, questa era una delle opere per i 150 anni dell'Italia, quindi doveva essere pronta per la data del dicembre 2011. L'impresa ha lavorato 24 ore al giorno alternando 3 squadre. Il cantiere è un posto straordinario che però, come dire, continuamente pone al progettista, al direttore dei lavori, domande. È un punto particolare della città, un nodo cruciale, no? tra la città dei pieni, la città storica e la città aperta del Parco delle Cascine. E quindi quali sono state le scelte del progetto dal punto di vista delle relazioni urbane? Sostanzialmente l'area è proprio un'area un po' di interfaccia tra, diciamo, il centro storico della città di Firenze. Io come metafora dico sempre la città delle pietre medicee, insomma, la città di pietra dei medici, insomma, o di mattone dei medici. E poi invece l'inizio di questa grande realtà territoriale che è il Parco delle Cascine, che inizia da qua e prosegue fin fuori Firenze. Ci siamo sforzati di lavorare in questa direzione e infatti questo edificio, come si apprezza dall'esterno, è una specie di non edificio, no? È una sequenza di piani, terrazze, piazze, piani inclinati, rampe che affacciano uno sull'altro a costruire proprio letteralmente un paesaggio artificiale al di sopra del quale si cammina. È come se fosse un edificio che però ha tutti i tetti utilizzabili, insomma, no? Fino ad arrivare in copertura di questa sala, con la grande cavea che è inclinata come il tetto di questa sala, a scoprire questo paesaggio sorprendente del centro storico di Firenze da una posizione eccentrica, perché fuori dal centro di quello che normalmente è la veduta dall'alto di Firenze. Qui stiamo non sulle colline da cui normalmente si gode della vista del centro di Firenze, ma siamo proprio dentro il centro storico. Entriamo un po' nel vivo della questione acustica. Allora, come si costruisce una cassa armonica, un grande liuto, un liuto perfetto? Immagino l'attesa, il timore, no? Per il giudizio, ho letto Zubin Mehta, poi da quel competente Maggio Fiorentino. Beh, le linee di pensiero sono 2. Da un lato la ricerca di orientare il suono, di determinare il reverbero con i pannelli, le ali, no? Che in qualche modo ritroviamo a Roma, ma anche qui nella sala prove. E dall'altro invece è la forma che accompagna lo sviluppo della musica. Sì, io partirei da questa seconda questione, perché in realtà io la leggo come prevalente. Noi fin dalla fase di concorso, poi naturalmente la cosa è stata molto perfezionata, messa a punto da subito. Noi abbiamo adottato una strategia che vorrei dire è un po' il 180 gradi, un po' il ribaltato rispetto a quella che normalmente viene adottata e che è stata adottata anche nell'auditorium di Roma. Quando all'inizio noi abbiamo cominciato la progettazione, la prima domanda ovviamente che io ho posto a Reinhold è stata: vabbè, ma
il rapporto con l'ingegneria acustica, come ce lo vogliamo giocare e come ci regoliamo. Con il ferro di cavallo? Ecco, allora lui inizialmente mi ha detto: ma guarda, normalmente con gli architetti va così, tu fai il tuo progetto secondo scienza e coscienza, la tua scienza e la tua coscienza, poi me lo metti in mano e io correggo i tuoi errori. Allora però da subito io gli dissi, dico: guarda, questa è una strada però che non mi appartiene, perché io vorrei invece seguire la scommessa di lavorare come se stessimo facendo un grande strumento musicale, facendo in modo che sia la forma a ottimizzare la risposta acustica. E allora lui si è messo un po' a ridere, perché ha detto, dice: ma sì, ovviamente mi inviti a nozze, però la cosa è un po' più complicata di quello che stiamo dicendo, perché la forma con lo stesso strumento, non musicale, lo stesso strumento progettuale, cioè la forma, e tu dovrai risolvere poi i problemi della struttura, del fire engineering, cioè delle norme relativamente all'evacuazione, della curva della visibilità. E poi, attenzione, non stiamo parlando di un violino, il quale ha una gamma tonale molto limitata, stiamo parlando di una sala, la quale ha una gamma tonale sconfinata, dentro la quale, con lo stesso strumento, cioè la forma, riuscire a risolvere tutti i problemi sarà dura. Il risultato è quello che in realtà stiamo vedendo. Questa è una forma fortemente ottimizzata. Questa ottimizzazione la percepite, ecco, guardando poi in giro, non c'è un pannello di correzione, è la forma di per sé che assicura le condizioni di questa risposta acustica un po' particolare. In particolare con Meta vale il tema della particolarità di questa dei palchi e della galleria, che come avrete visto sono ricavati in scavo rispetto alla superficie di legno complessiva, no? Al piano di legno che li contiene. Quindi la risposta è stata un po' questa, cioè in realtà noi non abbiamo fatto mai verticali, parapetti, ma abbiamo lavorato col cucchiaio, levando materia. Quindi c'è questa immagine continua, diciamo, questo piano che scende, che dà poi in sommità proprio lo spessore di quella che è la cassa armonica, insomma, complessiva, che è questa rivestita di questo materiale molto particolare. Come potresti inserire questo progetto all'interno della tua ricerca attuale e come si è sviluppata nel corso degli anni? Questo al di là ovviamente dei rapporti molto interessanti nella sua collocazione con il sito, con la città storica, diciamo una cosa meramente legata a questo progetto, diciamo, ma più in generale. Sono con grande passione concentrato su temi che erano quelli delle nuove forme metropolitane, in particolare delle condizioni diffusive della città, però poi c'è stata una stagione che dura direi da una quindicina d'anni e perdura, vorrei dire, da una quindicina d'anni, e che è la stagione dell'interesse nei confronti del tema della complessità, dei rapporti tra forma e complessità. Dico subito che complessità è un termine molto ambiguo che in architettura normalmente viene utilizzato per indicare il famolo strano, insomma, più ancora che... No? Ecco, al contrario, io credo che un sistema complesso non necessariamente, anzi aggiungo di più, quasi mai un sistema complesso necessita di una forma complessa. E dunque io propongo, per definire complesso un sistema progettuale, di adottare una definizione che viene dalla fisica teorica. La fisica teorica descrive un sistema complesso come quel sistema nel quale il numero delle variabili presenti nel sistema stesso supera una soglia oltre la quale
si determina le condizioni di un continuo feedback. Insomma, in altre parole, mentre in un sistema semplice la migliore strategia è quella della obbligatoria ottimizzazione delle poche variabili, e poi la forma fa quello di dare. In un sistema complesso, al contrario, io credo che questa strategia porterebbe unicamente all'aumento della conflittualità che c'è tra ogni singolo subinsieme, tra ogni singola variabile del sistema. Noi come architetti dobbiamo più e più affermare che non è la tecnologia, non è l'ingegneria a risolvere questi problemi. Per risolvere questi problemi esiste solo una chiave, che è la forma, cioè la capacità della forma di costruire le condizioni di questo miracoloso equilibrio tra istanze tra di loro conflittuali. Il punto è che nei sistemi complessi la creatività e la forma assumono un ruolo, in parole, etico. No, collegandomi a quello che stavi dicendo, ma questo è frutto di un percorso fatto da tuo studente. Come dire, tu ci abituasti a questa complessità linguistica. Io ricordo il dramma di dover far coincidere decine di giaciture, e oggi in effetti nella tua architettura non si ritrova questa passione per il complesso a tutti i costi. I tuoi progetti lavorano su elementi abbastanza semplici, no? Gli elementi gialli che fluttuano nel rapporto col gesto unico della grande copertura della Tiburtina, così come la scatola che si piega, si incassa nel terreno, che dialoga con la torre scenica. È molto difficile a scuola dare una simulazione della complessità così come ho provato a descriverla fino adesso. A scuola quello che puoi cercare di insegnare è, come dire, lavorare in maniera un po' da giocoliere, no? Con tutte le giaciture, con una complessità che è data, come dire, dal racconto geometrico, vorrei dire, dal racconto per quello che tu puoi comprendere, insomma, del riuscire a incastrare le cose del disegno. Bisogna imparare un po' a essere giocolieri, ma senza affezionarsi, io credo, a quelle forme. Ma sempre per tornare un po' agli albori, alle radici, volevo chiederti, per affermare un po' con forza i temi della città diffusa oltre la modernità, quali sono stati i tuoi riferimenti culturali proprio dell'inizio e quanto la città di Milano ha influenzato la tua architettura? Ma io devo dire quello che tu ti aspetti che io dica o quello che è reale? No, quello che sì. No, nel senso che in realtà la domanda è pertinentissima, però di nuovo il rischio è quello di deludere la tua memoria di ex studente, perché poi quello che uno si porta dentro come formazione biografica non sempre o quasi mai lo racconta in realtà agli studenti. Devo citare poche persone e molto tra di loro poco coerenti come pensiero. La prima di tutti è la stagione, diciamo, dei grandi office di architettura italiani degli anni 50-60, dove io ho avuto il privilegio di entrare e di uscire proprio letteralmente dalla porta, perché era la porta di Studio Nervi. È stato il confronto con quella stagione, che è la stagione dei Nervi, dei Morandi, dei Musmeci, dei Moretti, quella dei grandi office di architettura italiani. Ecco, quella stagione è stata per me una stagione estremamente formativa, evidentemente non nella direzione della progettazione strutturale, nulla so specificamente, ma nel sentire e nell'assaggiare questa continua integrazione tra le diverse forme del sapere specialistico. Come architetture e come altri personaggi di riferimento devo citarti
anche qua è un ingegnere, ma è un ingegnere che al di là che è ingegnere è progettista, che è Sergio Musmeci, quale è anche il mio padrino di battesimo, ma questo è anche un dato biografico molto particolare. Sergio, dunque io ero veramente ragazzino, insomma, 14-15 anni, progettava il ponte sul Basento. Il ponte sul Basento credo che sia una delle più straordinarie ricerche nella direzione della capacità della forma di risolvere i problemi che si pone la progettazione. Sergio indagava in specifico su quali fossero le forme che garantissero le condizioni del minimo strutturale, cioè della minima quantità di materia impiegabile per assicurare resistenza rispetto ai carichi. Infine devo citare, anche perché è giusto citarlo, quanto importante sia stata nella formazione Tonino Terranova, che è stato un fratello maggiore, diciamo, però che non ha mai progettato, ma ha sempre riflettuto e speculato con una mente molto fine. Io e Tonino abbiamo fatto finta di litigare sempre, costantemente e continuamente, però insomma molta nostalgia del modo in cui ragionava Tonino saprà impostare le cose. Ti faccio una delle classiche domande che noi facciamo alla fine a tutti gli architetti che intervistiamo, cioè che suggerimenti potresti dare, che consigli potresti dare alle nuove generazioni di architetti? Mi farebbe piacere appunto che dessi qualche consiglio. Sì, una battuta sui rapporti con l'ingegneria, però la voglio fare. Sull'ingegneria vorrei dire che non è solo l'ingegneria strutturale, perché nella stragrande maggioranza dei casi per ingegnere immediatamente noi vediamo lo strutturista. Oggi è un oggi che dura almeno dal dopoguerra, dagli anni 50. Oggi le ingegnerie sono tante e sono tutte in conflitto. Il problema, come io dico come battuta, non è mai il conflitto tra l'architetto e l'ingegnere, se stiamo di fronte a un bravo ingegnere o un bravo architetto. Il problema è sempre il conflitto tra ingegnere e ingegnere, perché lo strutturista litiga sempre con il meccanico, quello che fa l'aria condizionata, che non guarda dove stanno le strutture, non guarda dove stanno i fili elettrici, non guarda, perché gli specialismi di settore sono così. Non di meno però l'ingegneria ha questa capacità straordinaria di essere come dire, il depositario del nostro sapere. C'è una frase bellissima di Gordon Bunshaft che dice negli anni 50 oltre che gli edifici stavamo ricostruendo l'America dopo il secondo conflitto mondiale. Tutte le mattine aprivamo insomma, scrivono di Zammerila, aprivamo la nostra giornata con una riunione con i nostri ingegneri. Erano le vestali del nostro sapere, i sacerdoti della nostra conoscenza. Noi non dobbiamo maledire gli ingegneri, noi dobbiamo più e più andarli a cercare, perché hanno la conoscenza. Va male quando pretendono di avere la soluzione. La soluzione la dobbiamo trovare insieme, la soluzione la dobbiamo trovare noi. La soluzione è il progetto. Ma non esiste possibilità di sviluppare progetto senza la conoscenza. E qui arriviamo alle raccomandazioni. Dobbiamo, io raccomando sempre ai miei studenti, accarezzate i problemi, coltivateli, vogliateli bene. In assenza di amore nei confronti dei problemi, esistono solo pupazzi, non ci sono forme, c'è pupazzo, non so come dire, perché le forme vengono fuori quando noi abbiamo problemi di fronte che attraverso le forme e la creatività potremo risolvere. In assenza di questa voglia di risolvere partendo dai problemi, ci sarà sempre qualcuno che ci metterà paletta e secchiello in mano e ci inviterà a giocare con la sabbia dalla parte, mentre qualcun altro risolverà i problemi. Amiamo i problemi e facciamo capire al mondo che siamo i più bravi a risolverli.